Mamma mia, ma quanto sei bello, quanto sei uscito bene. È bellissimo. Benvenuti tutti su Wargames per Passione. Alcuni di voi sapranno che qualche mese fa ho comprato una stampante in resina 3D. Quella stampante ha avuto vita breve sfortunatamente, ma l'assicurazione che gli avevo fatto sopra ha comunque dato i suoi frutti e ho potuto successivamente acquistare una nuova stampante. Quindi siamo rimasti un po' fermi con l'elaborazione di questo video, che doveva uscire un po' di tempo prima, ma per problemi tecnici non ho più potuto portare avanti le riprese e quindi eccoci qua. La mia attuale stampante in 3D è una Iligo Mars Pro 2. Appena l'ho presa ho iniziato a stampare subito, mi sono informato, un mio amico mi ha dato qualche dritta per capire come procedere oltre in questo tipo di lavoro e di elaborazione e ecco, sono partito subito in quarta. Sembrava una fucina di idee questa stanza da letto. Un po' perché ero intrigato da questa nuova corrente, possiamo dire che sta facendo un po' evolvere l'hobby, che potrebbe essere il futuro dell'hobby, ma lo vedremo in un prossimo video. Un po' perché avevo un interesse forse nato per crearmi i miei modelli e quindi appunto stampare i miei modelli senza doverli andare a comprare da qualcuno. Ho iniziato quindi a capire come funziona qualche rudimento per iniziare appunto a stampare i miei modelli, a prendere il materiale necessario, tutto quello che serve per creare un prodotto finito dall'inizio alla fine e non solo. Mi mancava una parte fondamentale che era appunto la creazione dei modelli in 3D e quindi mi sono messo anche a prendere qualche piccola lezione di 3D, qualche corso online e ho iniziato a fare esperienze, quindi non solo per stamparmi i modelli che trovavo su internet e che compravo dai vari Patreon, ma anche per poter creare i miei stessi modelli che all'occorrenza avrei potuto stampare. Ma anche di questo ne parleremo probabilmente in un futuro video. Oggi però sono qui per farvi vedere che in questo tempo in cui ho avuto la stampante 3D, quindi questi pochi mesi tra un progetto e l'altro, tra una commissione di stampa e l'altra, ho portato a termine un progettino. In realtà non è proprio a termine, mancherebbe un modello, ma che stamperò appena avrò finito di registrare questo video. Sto parlando della fazione dei Dragon Guard, quindi la guardia del drago di Artisan Guild nello specifico, un Patreon che io apprezzo tantissimo. Molte persone guardando i render dicono che non sono interessate perché sembrano modelli un po' troppo cartoon, il che è vero sotto alcuni punti di vista, ma credo che sul campo di battaglia diano un effetto sensazionale. Ok, io ho stampato tutti questi modelli, ora ve li faccio un po' vedere. Non so ancora perché gioco li porterò avanti, ma sicuramente li porterò avanti, li finirò di dipingere e probabilmente su questo canale vedrete evoluzione di questo progetto, perché è un progetto che mi sta molto a cuore. Non scherzo dicendo che io mi sono deciso a comprare la stampante 3D nel momento in cui ho visto i render di questi modelli, ho visto che c'era un Patreon che faceva questi modelli e ho detto io devo avere questi modelli. Ok, questi sono i modelli di Artisan Guild. Ovviamente adesso vi farò vedere una panoramica un po' più specifica dei modelli stessi. Questo è tutto l'esercito che ho creato, che non so ancora, come anticipavo, per quale tipo di gioco andrò a utilizzare. La particolarità appunto della stampa 3D è che avendo modelli che ti puoi stampare a piacimento, puoi anche specificamente utilizzarli per uno o l'altro regolamento. In questo caso ho cercato più o meno di stampare tutti i modelli che Artisan Guild dava a disposizione nel bundle, quindi 6 modelli di Dragon Guard a piedi, 3 modelli, e qui vedrete il modello che manca appunto è l'ultimo cavaliere del drago, appunto vari equipaggiamenti, e campione, mago, e poi abbiamo un drago di cui c'è l'opzione per avere il cavaliere, che è uno appunto dei cavalieri che va messo sopra, e quindi c'è la doppia testa, quella con la sella. Questi sono quindi 3 tipologie di modelli. La particolarità di stampare in 3D è che una volta che ti crei una, possiamo dire, pletora di equipaggiamenti, una libreria di file 3D, hai la possibilità di modificare come vuoi i suddetti modelli. Io qui mi ritrovo con 6 cavalieri, cioè 6 soldati a piedi che avevano come equipaggiamento la possibilità di mettere stendardo, scudo, spada a 2 mani, spada di fuoco possibilmente e un'altra opzione di scudo. Mi sono dovuto arrangiare per creare degli arcieri. Le 2 truppe di arcieri che qui potete vedere sono state create utilizzando la mia libreria, trovando in un altro Patreon o adesso non mi ricordo se lo stesso Patreon, in modo che si adattasse, degli archi presi da un bundle di elfi che sono andato a stampare singolarmente per poter poi intercambiare le armi, e quindi potete vedere questi draghi con
frecce sul retro, perché ho stampato anche quelle per completare il tutto, archi e pugnale. Di conseguenza, una volta che hai la possibilità di una stampante 3D, la libertà che ti puoi ottenere è alta. Sono molto felice di essere stato in grado di stampare questo esercito e sono molto soddisfatto del risultato. Dovrei finire di dipingerlo e poi poter vederlo calcare sui campi di battaglia. Non so effettivamente ancora che gioco utilizzare, ce ne sono dei più disparati. Pensavo a Erewhon, pensavo a Saga, pensavo a One Page Rule, ce ne sono veramente tantissimi. Troverò il posto per questi fantastici modelli, perché secondo me vale veramente la pena vederli sul campo di battaglia, perché sono fantastici. Io sono un gran fan di Artisan Guild, che ha il Patreon, e poi, come tutti quelli che hanno il Patreon, potete comprare i modelli nel bundle, ovviamente a di più che nel Patreon, su My Minis Factory, che è un portale in cui tutti quelli che creano modelli possono vendere i propri modelli per essere poi stampati. Spero magari prima o poi di riuscire a pubblicare anche io qualcosa lì in vendita, che ne so, magari qualcosa con l'araldica del canale di Wargames per passione, sarebbe veramente fighissimo. Devo essere completamente sincero con voi, la stampante 3D ha cambiato il mio essere wargamer e il mio essere hobbyista. A parte un gioco, quindi Marvel Crisis Protocol, di cui sono molto affezionato sia per lore che personaggi, non ho speso soldi io nell'ultimo anno, da quando ho avuto la mia prima stampante 3D, e anche quando la mia stampante 3D si è rotta non ho più speso soldi in soldatini. Poi non ho mai speso tra virgolette, perché comunque la stampante 3D è un lavoro, ti richiede di avere una certa cura dei modelli stampati, quindi sicuramente c'è una spesa in tempo, c'è una spesa in più nella bolletta, perché è un oggetto che va anche tutta la notte, quindi perché ha bisogno di tempi di produzione, e di conseguenza l'energia elettrica viene a costare un po' di più, viene a costare i materiali, quindi la resina che andrà a stampare. Questa è una stampante in resina, forse non l'ho detto, in linea di massima va ai 30 euro al litro, e con un litro potrete fare una ventina di modelli, una trentina di modelli, più o meno. Di conseguenza non è vero che non c'è spesa, la spesa c'è sempre. È una spesa diversa, e anche oggettivamente, psicologicamente, diventa diversa per la persona che, nel mio caso, smette di andare a comprare modelli non tanto perché non gli piaccia spendere soldi in modelli, ma tanto perché gli si apre un mondo un pochino differente. Questo è quello che è successo a me, mi ha aperto un mondo, mi ha aperto un po' la mente sulle possibilità del nostro hobby, e ne parleremo, come dicevo, sicuramente in un altro video. Per ora vi basti sapere che sono molto soddisfatto dell'uso della stampante 3D, sono molto soddisfatto di quello che mi sta portando anche a livello di evoluzione di me stesso, sono molto soddisfatto dei miei modelli di Dragon Guard, che reputo incredibili, veramente fantastici. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero vi abbia incuriosito. Noi ci vediamo qui su un prossimo video di Wargames per passione, magari dal mio laboratorio, magari non lo so. Ciao ragazzi!